È incredibile, è un sogno da bambino che diventa vero. Vedere il Como giocare contro squadre così conosciute è un'emozione. Giocare contro le squadre quando eravamo piccoli, ma anche fino a qualche anno fa vedevamo in Champions League. Non immaginavo mai sarebbe successo. Se ripenso alla Serie D mi viene in mente i giri sui campetti di periferia, lo stadio Sinigaglia vuoto, quei distinti chiusi. È uno stadio abbastanza vuoto, ma con gente appassionata, ci si conosceva tutti, almeno di vista. C'è un po' l'orgoglio di esserci stato anche in quegli anni, accompagnato però dalla gioia per il fatto che adesso lo stadio è pieno. Se ripenso all'arrivo degli Ortono e di Mirwan a Como, ci si chiedeva chi sono questi signori, perché si interessano a Como. Onestamente non la conoscevo, anche se è una delle proprietà più ricche. È ovviamente un po' di preoccupazione, ma dal mio punto di vista anche un po' di speranza. La perplessità si è trasformata in esaltazione un po' con la promozione dalla Serie C alla Serie B. Quando siamo stati in America, credo, perché ho capito l'orizzonte che la società voleva raggiungere. Quando io ero piccola magari mi dicevano che cosa tifi e dicevo il Como e i compagni che non lo conoscevano comunque dicevano vabbè, ma cosa tifi veramente? Invece adesso è diverso perché tifi Como e anche colleghi stranieri o da tutta Italia e dicono cavolo il Como, so che c'è Fabregas. Un sogno, cioè nel senso vedere un campione del mondo, un campione di una dimensione sconosciuta nella storia del Como. Consentiva di rendere il Como conosciuto anche oltre gli orizzonti. Il boato del Sinigaglia per l'esordio di Cesc Fabregas. Mi ricordo quando è entrato col Brescia e lì c'è stato un momento di emozione assoluta. L'arrivo di Henry ha significato l'apertura al mondo, un personaggio comunque di fama internazionale che entrava in società, un'ulteriore dimostrazione di grandezza e di ambizione ulteriore. The project that it's with the community. For me, that's what really got me. Obviously, the project of going back in Serie A, trying to build a team, go back to the glory days. What's happening with the community? I think for me, that's very important that the people in this town feel like they're part of a project. We all know and we can see how beautiful the area is. I mean, it's just crazy. I think it's important that people also can now talk once again about, when they talk about Como, not only about the beauty of the place, but also about the football. Perché il Como prima o poi tornerà in Serie A, spero prima che compisse Vutantan, ed era una cosa che si cantava, ma che era una speranza tutto sommato remota fino a poco tempo prima. Triplice fischio alla Spezia, è finita! Dopo 21 anni il Como torna in Serie A. E io ricordo quella serata, mi giravo, vedevo i miei amici con le lacrime agli occhi, mi emoziono ancora adesso perché
avevamo vissuto la Serie A, ma era una dimensione totalmente differente, perché il Como, quando era in Serie A, lottava sistematicamente per restarci. La salvezza plana sul lago di Como ed è come se fosse arrivato lo scudetto. Andare in Serie A con una proprietà di questo tipo significava andare in Serie A, però in modo un po' differente. Capitava spesso di parlare con amici che magari tifavano Juve, l'idea di andare lì, wow. Salire e vedere questo stadio è stato incredibile, vedere i nostri ragazzi, che poi per la maggior parte erano ancora quelli della Serie B. È stata un'emozione anche lì indescrivibile. Mirwan dice spesso che il Como è una famiglia, secondo me è vero, perché non siamo al momento tantissimi, anche se c'è da dire che finalmente vediamo tanti bambini e tanti giovani allo stadio, che è una cosa che per esempio negli anni bui non c'era. Sono cresciuta col Como praticamente. Ho iniziato ad andare allo stadio che avevo 7 anni ed era in D, adesso siamo in A, dopo tanti anni, quasi 20. Adesso si gira a Como e si vedono tante famiglie, tanti ragazzini con la maglia del Como. La cosa che mi impressiona tanto di questa società è l'acquisto di giocatori che sono finalizzati al gioco che CESC vuole fare, ma che sono anche umanamente giocatori irreprensibili. Essere famiglia significa anche avere giocatori che sono validi dal punto di vista umano. Era qualcosa di impensabile fino a 6 anni fa, era qualcosa che i tifosi più grandi speravano di vivere, qualcosa che i più piccolini stanno imparando a scoprire. Una città in festa per il pallone, una squadra in campo contro una big d'Europa. Inizia. Io sono pronta ad essere sorpresa perché ogni volta che c'è una notizia o comunicano qualcosa a ogni partita c'è sorpresa, quindi ecco, questo mi aspetto che rimanga. E non vedo l'orizzonte, cioè vedo qualcosa di impensabile, cioè io sono molto molto contento di quello che abbiamo adesso e mi accontenterei di quello che abbiamo adesso, però quando ci guardiamo, ne parliamo tra amici, è chiaro che vedendo il Como giocare così, vedendo gli acquisti, si spera in qualcosa di grande, si spera che Ajax e Celtic non siano più solo amichevoli. Per cui la speranza è, senza pronunciare la parola, è che un domani le trasferte non siano più solo a Roma, a Napoli o a Torino, a Milano, ma andare chissà dove. Rico Paspero con la giocata e l'imbucata dentro proprio per Duvikas in area di rigore. Duvikas!
ci saremmo insomma.